Ciao a tutti, sono Leonardo Girardello, ho fatto uno scambio con Rotary del NGSE, quindi New Generation Service Exchange, dal 19 agosto 2022 al 15 ottobre 2022. Io sono partito da Rovigo, è una provincia anche se è relativamente piccola, infatti ci sono 60.000 abitanti. La mia casa è prettamente in centro e io ero abituato a vedere un centro molto piccolo, da una parte all'altra ci si può andare facilmente in bici nel giro di 10 minuti massimo. D'altro canto, dove sono andato era Pune, nello stato del Maharashtra, in India, e nella città stessa, che era enorme, c'erano milioni di abitanti, lavoravo presso il Dinanath Hospital, che era effettivamente un ospedale molto bello, molto grande, però questo comunque era la parte vecchia, c'era anche un'altra parte nuova con più piani, molto più bella, in cui però non ci sono andato. La distanza era di quasi 40-50 minuti, questo perché Google Maps era sbagliato, non teneva conto del traffico, però comunque mi è piaciuta tantissimo perché questa un'ora e mezza, un'ora e 40 minuti di tragitto giornaliero da e verso lavoro mi ha permesso di trovare e di percepire tutta l'emozione di questa crescita esplosiva che si sta verificando. Ovunque guardassi c'erano troppe persone da contare che camminavano, guidavano, andavano in bici, vendevano merci sia all'interno dei negozi che per strada, esponendo la merce su carrelli di legno o semplicemente su un grande telo sui marciapiedi. Quindi mentre guidavo non potevo fare a meno di stupirmi della bassa velocità a cui i veicoli dovevano attenersi, sia a causa dell'occasionale incontro con delle mucche o delle capre che vagavano liberamente per strada, sia perché la costruzione e la manutenzione delle strade e infrastrutture non riuscivano a tenere il passo con la domanda di espansione creata dai cittadini. Questo ha reso estremamente facile per me ammirare il paesaggio e l'architettura della città. Mi sono anche preso un po' di tempo per controllare meticolosamente la vita quotidiana delle persone per strada, oltre che per divertirmi a farne parte, provando diversi cibi e bevande, alcuni dei quali mi sono stati addirittura offerti dalla gentilezza delle persone che volevano benevolmente condividere l'esperienza dei loro gusti tipici con uno straniero come me. Si notava anche un'estrema povertà, nei bambini seminudi che correvano a piedi scalzi accanto a case costruite con lamiere metalliche che fungevano da muri e tetti, di solito circondate da cumuli di rifiuti. Ma forse il fatto più sorprendente era che, mentre si guidava e si passava accanto, si vedeva questo tipo di ambiente, quindi completamente povero, appoggiato ad una fila di negozi più robusti, costruiti in cemento, con l'ingresso che si affacciava su un'altra strada perpendicolare, creando un'incredibile dicotomia di povertà e prosperità, spazialmente collegate tra loro, come se fossero facce opposte della stessa medaglia. Come se la fragile struttura a base di lamine fosse il punto di partenza che ha portato al negozio di cemento e di bell'aspetto che finirà poi per inghiottire e migliorare l'ambiente da cui è partito. Un'esperienza estrema è stato l'ultimo giorno di Gampati, invece un'orda caotica e febbrile di migliaia di persone che urlavano e spingevano mentre esultavano davanti alle esibizioni delle bande tradizionali che andavano e venivano lungo la strada principale. Per quanto riguarda il lavoro, durante le prime settimane ho fatto conoscenza con il reparto di sonno ed epilessia, il reparto in cui ho trascorso metà del mio tempo in ospedale. Qui una volta a settimana si tenevano incontri con infermieri e medici di diverse specialità per diagnosticare al meglio il tipo di epilessia di cui soffriva il determinato paziente, nonché discutere il trattamento migliore per ogni singolo caso. Durante il mio soggiorno ho avuto la fortuna e il piacere di imparare da dottor Nilesh Kurvale, che mi ha fatto anche da referente, e anche da diversi altri dottori, tutti estremamente gentili e desiderosi di insegnarmi quando non sapevo qualcosa. Ho imparato a leggere e analizzare un elettroencefalogramma e il relativo sistema 1020, nonché a posizionarlo sulla testa di un paziente. Nei casi in cui la chirurgia era il trattamento prescelto, come cura, ho avuto l'onore di stare accanto a diversi neurochirurghi, osservando e analizzando le loro procedure operative, come l'estrazione di un tumore nel ventricolo destro, il trattamento di un aneurisma nella carotide interna, appena prima della sua bifurcazione nell'arteria oftalmica cerebrale, e la rimozione di molte aree cerebrali difettose causanti attacchi epilettici, le cosiddette displasie corticali focali. Quando avevo tempo libero mi piaceva aiutare Pratik Pavar, un'altra tirocinante del dottor Kurvale, con il suo studio retrospettivo sugli esiti dei pazienti affetti da epilessia, che erano stati sottoposti a suo intervento chirurgico. Anche se l'unico vero aiuto che potevo dare in realtà era uno script Python che estraeva automaticamente e classificava facilmente le informazioni dai referti dell'ospedale, che erano in formato PDF. Quindi li prendeva da PDF e li metteva in Excel. Perché in realtà ho deciso di abbandonare la carriera medica, quindi è stata davvero un'esperienza incredibile in termini di lavorativo. Ho la lettera di referenza del medico che però comunque non penso che userò nel futuro. Soprattutto, oltre l'aspetto lavorativo che di sicuro è incredibilmente importante, adesso Josh, il ragazzo che sto ospitando, avrà una lettera di referenze che lo aiuterà probabilmente ad entrare in qualche accademia o più facilmente in ambito lavorativo, lui in ambito di architettura. Non è assolutamente da sottovalutare anche tutto l'aspetto emotivo e delle tradizioni che si possono trovare in questi paesi, perché l'India è completamente diversa dall'Italia e
e anche dall'Australia a cui avevo partecipato nella quarta liceo. I vestiti erano diversi, addirittura nel nord-est, le cosiddetti sette stati sorelle, loro potevano riconoscere diverse tribù, diciamo tribes, a seconda dei vestiti tipici che utilizzavano durante le feste. E a parte queste tradizioni, anche l'aspetto spirituale è qualcosa che almeno io non ho mai avuto la possibilità di venire in contatto né in Australia né in Italia, e lì permeava nello spirito, tutti avevano, sentivano, cioè è difficile da dimostrare. L'esempio più pratico è quando ho chiesto all'altra tirocinante perché mangiava con le mani, là si mangia praticamente tutto con le mani, e diceva che le mani sono estremamente importanti per il corpo e sono connesse con delle vie al resto degli organi, e quindi mangiare con le mani aiutava il nostro corpo e lo attivava. Un altro esempio è quando un'altra persona mi ha sbarrato gli occhi quando gli ho detto che non meditavo. Era tipo, come non mediti neanche un pochino ogni giorno? Cioè, tutte queste cose sono qualcosa che si può imparare solo andando a vivere all'estero in una famiglia che ti ospita, cioè una famiglia del posto, non si possono provare come turista. E quindi per questo devo assolutamente ringraziare la mia famiglia ospitante, Ekta Sangvi, Manish Sangvi, Kush Sangvi e Viren Sangvi, nonché anche tutti i rotariani che mi hanno permesso di fare questo scambio, sia lato indiano, quindi Ashok Bandari, Sanket Saraf e Anita Kalgud. Soprattutto Anita era la NGCA Chair, quindi quella che mi ha aiutato di più, e soprattutto la NGCA Chair italiana, Valera Zavanoni, che senza di lei tutto questo non sarebbe stato possibile.